Viviamo tempi complessi, tempi in cui il mondo sembra cambiare più velocemente di quanto riusciamo a comprenderlo. Guerre, crisi climatiche, instabilità politica. L'incertezza non è più un'eccezione, è diventata lo sfondo della nostra quotidianità. Sempre più persone sentono il bisogno di capire, di prepararsi, di non farsi trovare impreparate quando qualcosa, improvvisamente, si spezza. Questo video non vuole insegnarti cosa fare, non vuole dettare regole, né offrirti soluzioni semplici. Vuole accendere una scintilla, la voglia di approfondire, la volontà di diventare più consapevoli e di arrivare un passo avanti agli eventi. È da questa esigenza che nasce questo progetto. Il primo capitolo di una serie di contenuti che esploreranno, uno alla volta, i pilastri del bushcraft, del survival e del prepping. 3 mondi diversi, ma uniti dalla stessa idea: imparare a resistere. Ci sono momenti nella storia dell'uomo in cui il mondo sembra rallentare, come se trattenesse il respiro. Momenti in cui le certezze moderne vacillano e l'essere umano torna a interrogarsi su ciò che davvero conta: la natura, la sopravvivenza, la capacità di prepararsi all'imprevisto. È in questi spazi sospesi, tra il silenzio dei boschi e il fragore delle crisi globali, che nascono 3 discipline antiche e moderne allo stesso tempo. 3 vie che parlano di autonomia, conoscenza e resilienza. Questo testo è un viaggio attraverso quelle vie, un percorso che unisce istinto e ragione, tradizione e innovazione, passato e futuro. Un invito a guardare il mondo con occhi nuovi e a riscoprire ciò che forse non abbiamo mai davvero dimenticato. Nell'era moderna, mentre il mondo corre verso un futuro sempre più incerto, 3 discipline emergono come sentieri paralleli che conducono alla stessa destinazione: la capacità dell'uomo di ritrovare se stesso attraverso la natura, la resilienza e la preparazione. Bushcraft, survival e prepping non sono semplici tecniche, ma 3 modi diversi di affrontare la fragilità dell'esistenza, 3 lenti attraverso cui osservare la relazione tra l'essere umano e ciò che lo circonda. Il bushcraft è il più antico dei 3 percorsi, un eco primordiale che risuona dalle profondità del tempo. Non è solo un insieme di abilità, è un ritorno alle origini, un invito a rallentare e a riscoprire il ritmo silenzioso della natura. Chi pratica bushcraft impara a leggere il bosco come un libro aperto, a costruire rifugi con ciò che trova, ad accendere un fuoco senza strumenti moderni, a raccogliere acqua e cibo come facevano gli uomini di un tempo. Ogni gesto è un dialogo con la terra e ogni strumento, un coltello, un acciarino, un'ascia, diventa un'estensione della propria volontà. Immagina una foresta remota, l'aria fresca che scivola tra gli alberi, il terreno umido sotto i piedi. Un praticante di bushcraft si muove in silenzio, raccoglie rami, costruisce un riparo semplice ma solido, accende un fuoco che illumina la notte. È un'esperienza essenziale, quasi rituale, che riporta l'uomo al suo rapporto più autentico con il mondo selvatico. Il survival, invece, nasce dall'urgenza. È la risposta istintiva quando la normalità si spezza e ci si ritrova improvvisamente esposti al pericolo. Qui non c'è spazio per la contemplazione, ogni secondo conta. Il survival è lucidità mentale, sangue freddo, capacità di prendere decisioni rapide quando tutto intorno vacilla. Gli strumenti sono pochi, ma vitali. Un kit di pronto soccorso, una bussola, un filtro per l'acqua, un coltello multiuso, un telo da sopravvivenza. Immagina un gruppo di alpinisti sorpresi da una tempesta improvvisa. Il cielo si oscura, il vento taglia la pelle, la visibilità svanisce.
In quel momento, le tecniche di survival diventano la linea sottile tra il panico e la salvezza. Un riparo improvvisato, un fuoco acceso con accendini impermeabili, acqua filtrata da un ruscello, piccoli gesti che insieme trasformano una tragedia imminente in una storia di resilienza. Il prepping, infine, guarda oltre l'orizzonte. Non nasce dalla paura, ma dalla consapevolezza che il mondo moderno, pur avanzato, può essere fragile. Il prepper non aspetta il disastro, lo anticipa, accumula scorte, crea rifugi sicuri, sviluppa piani di emergenza, coltiva competenze che garantiscono autonomia quando tutto il resto si ferma. È una disciplina che richiede visione, metodo e una calma che pochi possiedono. Immagina una crisi economica globale, scaffali vuoti, servizi instabili, incertezza ovunque. Una famiglia di preppers si rifugia nel proprio bunker, un luogo progettato con cura, alimentato da energia solare, rifornito di acqua filtrata, cibo a lunga conservazione e medicinali. Non vive nel terrore, ma nella serenità di chi ha costruito un sistema capace di resistere. È un modo per dire, qualunque cosa accada là fuori, qui dentro siamo pronti. Tre discipline, tre filosofie, tre modi di affrontare il mondo. Il bushcraft insegna a vivere con la natura. Il survival insegna a resistere contro di essa. Il prepping insegna a prepararsi per ciò che ancora non si vede. E in ogni una di queste vie, come un filo invisibile che le unisce, c'è la stessa verità. L'uomo è più forte quando conosce, quando comprende, quando si prepara. Esperti nei tre settori. Nel mondo del bushcraft, una delle figure più rappresentative è Ray Mears. È considerato un pioniere del bushcraft moderno, noto per i suoi documentari e per un approccio calmo, rispettoso e profondamente legato alla natura. Il suo lavoro ha contribuito a diffondere tecniche tradizionali in tutto il mondo, rendendole accessibili a un pubblico sempre più vasto. Accanto a lui troviamo Dave Canterbury, istruttore pratico e diretto, celebre per il suo metodo delle 5C. La sua capacità di insegnare abilità di sopravvivenza con strumenti semplici lo ha reso una figura di riferimento. Molti dei suoi manuali sono disponibili anche in italiano e questo ha contribuito a farlo conoscere anche nel nostro paese. Nel campo del survival, il nome più noto è quello di Bear Grylls. Volto iconico della sopravvivenza estrema, è famoso per le sue avventure televisive in ambienti ostili. Unisce spettacolarità e tecniche reali, mostrando come reagire con rapidità e sangue freddo in situazioni critiche. Un'altra figura fondamentale è Les Stroud, creatore e protagonista di Survivorman. È considerato uno degli esperti più autentici del settore grazie al suo stile unico. Documenta le sue esperienze in solitaria, senza troupe, mostrando la sopravvivenza reale, senza artifici e senza filtri. Nel mondo del prepping, uno dei nomi più influenti è James Wesley Rawls, ex ufficiale dell'esercito e autore di romanzi e saggi dedicati alla preparazione, è diventato un punto di riferimento per chi desidera affrontare con consapevolezza crisi economiche, sociali o energetiche. Accanto a lui si distingue Fritz Meinecke, divulgatore tedesco molto seguito. È noto per i suoi contenuti dedicati alla preparazione, all'autosufficienza e alla gestione delle emergenze. Le sue simulazioni e i suoi consigli pratici offrono uno sguardo concreto su come affrontare scenari critici in modo realistico e strutturato. Consigli su libri e film. Per chi desidera approfondire il mondo del bushcraft, in italiano esistono alcuni testi fondamentali. Tra questi troviamo Bushcraft 101 di Dave Canterbury, pubblicato come Bushcraft 101, guida da campo all'arte della sopravvivenza nella natura selvaggia. A questo si affianca Advanced Bushcraft, tradotto come Bushcraft avanzato, insieme al volume di Paolo Botton, Bushcraft Istruzioni per le attività fuori pista.
Per chi legge anche in inglese, il Bushcraft offre opere che hanno segnato la disciplina. Tra le più importanti ci sono Bushcraft, Outdoor Skills and Wilderness Survival di Morse Kokansky, Essential Bushcraft di Ray Mears e The Bushcraft Field Guide to Trapping, Gathering and Cooking in the Wild di Dave Canterbury. Il bushcraft è raccontato anche attraverso il cinema. Film come Into the Wild, Nelle terre selvagge, Revenant, Redivivo e Corvo rosso non avrai il mio scalpo permettono di immergersi nelle atmosfere selvagge e nella vita all'aperto. Passando al mondo del survival, in italiano sono disponibili testi molto noti. Il SAS Survival Handbook, pubblicato come Manuale di sopravvivenza della SAS, è un riferimento assoluto. A questo si aggiunge 98.6, tradotto come 98.6, l'arte di mantenere il tuo culo vivo, insieme a When All Hell Breaks Loose, conosciuto in Italia come Quando tutto va a puttane. Il cinema ha raccontato la sopravvivenza estrema con storie intense come 127 ore e Castaway, due esempi perfetti di resilienza e determinazione. Arriviamo infine al prepping, una disciplina che unisce pianificazione, autonomia e capacità di affrontare crisi di lunga durata. In italiano esistono alcuni libri fondamentali per chi vuole avvicinarsi al mondo del prepping. Tra questi troviamo Prepping, come prepararsi alle catastrofi metropolitane, scritto da Enzo Maolucci e Alberto Salza. Un testo pratico, diretto, pensato per chi vive in città e vuole capire come affrontare emergenze improvvise. C'è poi Preppers, istruzioni per l'uso, di Salvatore Longo. Un manuale chiaro, accessibile, che introduce la mentalità del prepper e offre consigli concreti per organizzare scorte, strumenti e strategie. Infine, il manuale degli alimenti essenziali del prepper, di Leone Antonello Bonucci. Una guida completa, dedicata alla conservazione del cibo, alla scelta degli alimenti più adatti e alla costruzione di una dispensa davvero efficace nel lungo periodo. 3 libri diversi, ma uniti dallo stesso obiettivo: aiutarti a essere preparato. Per chi legge in inglese, il prepping offre opere fondamentali come How to Survive the End of the World as We Know It di James Wesley Rolls, The Prepper's Blueprint di Tess Pennington e The Disaster Preparedness Handbook di Arthur T. Bradley. Il tema del prepping è presente anche nel cinema e nelle serie. Tra i titoli più rappresentativi troviamo The Road, La strada, Io sono leggenda, The Book of Eli, Leave the World Behind, 10 Cloverfield Lane e Blackout, un film e una docuserie dedicati al collasso dei servizi essenziali. Per chi preferisce un taglio più realistico, Doomsday Preppers offre uno sguardo diretto sulla cultura prepper, con diversi episodi disponibili anche in italiano. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero di averti dato un piccolo chiarimento, anche se molto superficiale, su cosa sono queste discipline e sulle differenze principali tra loro. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e se questo tipo di contenuti ti interessa davvero. Presto usciranno altri video di approfondimento, dove entreremo più nel dettaglio e analizzeremo ogni aspetto con maggiore precisione. Se vuoi sostenere il canale, ricorda di iscriverti, attivare le notifiche e mettere un like a questo video. Sono piccoli gesti, ma fanno davvero la differenza. Ci vediamo nel prossimo video per continuare insieme questo percorso nel mondo della preparazione.